Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento in giardino. Sono nel mio studio con i miei acquerelli e ho deciso di dipingere una pianta carnivora del Borneo. Il suo nome è Nepenthes lowi, una pianta veramente affascinante, con una forma singolare, sembra un po' un piccolo water. In effetti questa pianta carnivora in natura, più che insetti, sembra quasi che si nutra degli escrementi di un mammifero, che viene a depositarli proprio all'interno della trappola, nutrendosi di ciò che trova sul coperchietto. Io sono partito con una matita semidura per fare il disegno. Queste sono le due trappole. Sto finendo la seconda trappola, sto finendo di definirne i particolari. Un disegno non facilissimo come esecuzione, però abbastanza stimolante. Dietro come sfondo farò alcune foglie con il ramo che porta appunto queste foglie dietro le trappole, poi dopo lo vedremo nella colorazione. Sempre tutto molto dettagliato e con un tratto il più nitido possibile, cercando di sporcare il meno possibile il foglio. Con una gomma pane tolgo tutta la grafite in eccesso, sembra quasi che sparisce il disegno, però mi recupero i particolari che sono stati cancellati e che sono diventati poco visibili col passaggio della gomma pane. Questi sono i miei pennelli. Io uso un pennello fine, uno medio e uno grande per poter dipingere questa pianta. Con un giallo di cadmio parto con la colorazione delle foglie, colorando solo la zona più luminosa della foglia, mentre con il giallo di Napoli faccio le parti in ombra della foglia. Stessa cosa anche per il ramo e per le foglie, per le altre foglie del disegno. Poi con un verde lasciato diluito con un pochettino di giallo e un altro invece, un verde salvia lasciato un po' più scuro, comincio a creare la colorazione delle foglie. Ho sporcato un pochettino il verde con un rosso inglese per spegnere un pochettino questo tipo di verde, perché non voglio che sia troppo brillante, perché ciò che deve brillare in questo disegno sono le trappole della pianta, quindi ciò che c'è nello sfondo deve essere sempre un po' più spento, quindi mescolando il rosso con il verde si spegne un pochettino questo colore. Parti in ombra delle foglie con l'attaccatura sul ramo della foglia, l'ho dettagliata bene e poi procedo con la colorazione sempre con questi colori, la colorazione delle altre foglie, cercando di scurire le parti in ombra. Queste piante solitamente sono fotografate, se vogliamo prendere un riferimento fotografico di queste piante in natura, sempre in zone abbastanza ombrose, quindi non ci sono spesso delle ombre da poter riportare nel disegno. Procedo con la colorazione del ramo che porta le foglie, sempre nello sfondo, con questi colori, senza aggiungere nessun tipo di colore nuovo, cercando col pennello più piccolo di essere il più dettagliato possibile, perché qui i particolari in un disegno botanico sono molto molto importanti. E soprattutto è importante la pulizia del disegno in un disegno botanico. Ancora qualche dettaglio più scuro per esagerare un pochettino le ombre. Anche su dove si piegano le foglie. Poi comincio a schiarire con un pochettino di acqua alcune foglie e gli passo sopra dello Scottex per creare delle zone di luce. Su queste zone di luce andrò poi a inserire dei piccoli puntini che sono un po' le parti rovinate della foglia, applicando anche del giallo.
Ok, con il rosso inglese, scurito con un po' di indaco, creo questi piccoli puntini che sono un po' parti rovinati delle foglie, perché questo fa capire che è una foglia non proprio giovanissima. Stessa cosa anche nelle altre foglie. Così il disegno prende un aspetto molto più realistico e naturale. Un po' di dettagli ancora nel tronco, nel ramo che porta le foglie, scusate. Successivamente comincio con il giallo di cadmio a dipingere la trappola, lasciando quella zona di luce che c'è dove batte un po' più il sole, quindi la zona superiore della trappola, la zona inferiore nella parte superiore, che schiarirò ancora con un po' di Scottex, e poi vado con il dettaglio del colore un po' più realistico possibile della trappola, usando sempre questi colori: verde salvia, poi giallo di cadmio, un po' di giallo di Napoli e rosso inglese, scurito sempre un po' con l'indaco. Aggiungo anche un po' di oro per dare un po' più di luminosità. Adesso con queste colorazioni non vado a fare le ombre, ma scurisco la parte inferiore della trappola. E successivamente parto con la zona più scura e lì sì che sarà un'ombra poi della parte inferiore della trappola, proprio quella che è nella base. Usando sempre, ho praticamente usato sempre il pennello più piccolo, è un pennello numero 2, sintetico. Bisogna fare molta attenzione nell'utilizzo dei pennelli sintetici perché rispetto a quelli naturali, quelli in pelo tipo di martora, tendono ad accumulare troppa acqua e la rilasciano troppo in fretta, quindi si rischia di trovarsi delle belle gocce poi sul disegno da dover eliminare. Procedo ancora con la colorazione, col dettaglio della parte inferiore di questa trappola bellissima della Nepenthes lowi, una pianta che io amo particolarmente, la trovo veramente particolare, di aspetto incredibile. Con un po' di rosso, ho aggiunto anche un pochettino di rosso Venezia per dare un po' quel rosso un po', ma questo lo vedremo poi nella parte superiore della trappola che è quella che conduce all'interno. Con questo azzurro, con questo blu cobalto molto schiarito, creo quello che sarà poi la zona luminosa della trappola, anche se poi sicuramente riuscirò a coprire un po' il tutto e quindi apparirà poco visibile perché io ho una difficoltà nell'uso delle acquerelle a volte a lasciare gli spazi bianchi. Ok, qualche dettaglio con la matita e adesso vado con rosso carminio e rosso inglese con un tocco di giallo anche di Napoli a dipingere la parte superiore della trappola che porta all'interno, questa sorta di imbuto rosso lucido con una piccola pozzetta di acqua e la colorazione deve essere questo rosso scuro, chiaro, alternato delle zone di luce che io ottengo tamponando leggermente con lo Scottex. Vedete che ha preso già un aspetto abbastanza realistico, scurisco ancora perché la trappola all'interno è sempre molto scura, deve attirare comunque gli animali, quindi deve essere appariscente, non può avere un colore spento. Continuo con l'inserimento di questi colori, questo carminio, questo giallo limone, alternato con un po' di rosso inglese con un po' di indaco. E poi vado con il coperchio della trappola. Nelle Nepenthes il coperchio è immobile, non si chiude. Le Nepenthes non chiudono la loro trappola avvenuta la cattura con il coperchio. Il coperchio è anche ha una funzione attrattiva verso gli animali. In questo caso Nepenthes lowi ha una sorta di peluria che dopo farò con un colore molto scuro all'interno del coperchietto e questa peluria contiene insieme un liquido biancastro che attira un mammifero che viene a mangiare questo liquido biancastro e successivamente nello stesso tempo in cui mangia deposita i suoi escrementi all'interno della trappola e la pianta se ne nutrirà.
Sembra quasi che Nepenthes lowi in natura, più che nutrirsi di insetti, si nutre appunto di escrementi. Quindi, a parte il suo aspetto che ricorda molto uno strumento che noi usiamo appunto nel nostro privato, però sì, non è totalmente una pianta carnivora, oppure ha cambiato nel corso degli anni la propria evoluzione, cambiando la sua alimentazione, cercando di adattarsi. Stesso lavoro anche per la seconda trappola dello sfondo. Quindi azzurro dentro per dare un po' di luce, vedete che per la fine io non l'ho fatto neanche tanto apparire nell'altra trappola questo azzurro. Colorazione in ombra con il verde, verde salvia. Usate sempre per le piante carnivore dei verdi molto accesi, al limite fate sotto una base di giallo così rende tutto molto più luminoso. E poi le parti in ombra scurite, lasciando anche queste linee dettagliate che sono quelle che si trovano sulle trappole, poi cercando di scurire tutto ciò che si trova un po' in ombra. Dicevo che le piante carnivore del Gerone Nepenthes solitamente, se vogliamo prendere un riferimento fotografico, sono fotografate in un ambiente non molto luminoso, quindi è difficile trovare raggi di sole che battono sulle piante. E quindi se vogliamo prendere come esempio questo riferimento fotografico, dobbiamo cercare di capire bene dov'è la luce, da dove arriva la luce e fare le ombre. Anche qui comincio a colorare l'interno della trappola con il carminio, rosso inglese, scurito con l'indaco, un po' di giallo, cercando di mescolare tutti i colori. In questo caso, in quella trappola lì, alla fine mi sono dimenticato di fare la pozzettina di acqua, che mi piace tanto all'interno di queste trappole, però vabbè, la possiamo notare nella trappola in primo piano. Continuo con il dettaglio della parte interna della trappola, l'imbuto che porta poi all'interno della trappola. Il coperchio qui in questo caso sarà sfumatissimo perché va verso il bordo del disegno, quindi a me non piace arrivare con la pittura direttamente al bordo del disegno, mi piace sfumare sempre prima di arrivare al margine. In questo caso, siccome non è proprio in primo piano, faccio un dettaglio non proprio precisissimo, in modo che ciò che deve attirare l'attenzione deve essere sempre la trappola in primo piano. Successivamente, tutta questa trappola qui porterà poi l'attenzione a quella in secondo piano e successivamente alle foglie dietro. Con il phon asciugo per accelerare un po' il processo di realizzazione. Avete visto che ho utilizzato veramente pochi colori e adesso procedo con questi viticci che portano le trappole in sospensione nell'aria, pronte ad attirare insetti o in questo caso il mammifero. Questi viticci sono sempre un po' attorcigliati e servono alla pianta per potersi arrampicare sugli alberi, quindi alcuni presentano proprio dei viticci arrotolati, alcuni sono un po' più storti, altri sono un po' più dritti. Adesso vedremo che c'è questa sorta di anello che si crea nel viticcio che solitamente viene usato per aggrapparsi a dei rami, in questo caso invece è sospeso nell'aria, vedete? Ok, con una colorazione più scura cerco di creare una tridimensionalità di questi viticci. Ok. Un altro colpo di phon per asciugare un po' e adesso procedo con delle ombre usando un blu cobalto scurito con dell'indaco per creare piccole zone di ombra che danno un po' tridimensionalità al disegno e anche luce. Adesso una firma e siamo arrivati alla fine del dipinto di Nepenthes lowi. Vi ringrazio di essere stati con me e ci vediamo presto ad un prossimo appuntamento pittorico in studio o ad un prossimo appuntamento in giardino con fiori e piante. Ciao a tutti e grazie.